credo che le amicizie si evolvano, per cui sì, ho degli amici da sempre, ma sono un paio. E invece credo che crescendo, no, io penso di evolvermi e per quello cerco sempre persone che siano nello stesso stato di evoluzione in cui sono io. Benvenute a una nuova puntata di A Letto con Bianca. Io sono Bianca Balti e quest'oggi con me c'è la fantastica Veronica Ioco Plebani. Grazie. Che per favore si introdurrà a voi esattamente come tu vuoi essere ricordata nella vita. È difficilissimo, cioè forse è la domanda più difficile di tutto il mazzo. Abbiamo già finito, adesso inizio a parlare per mezz'ora. Però diciamo che mi piacerebbe essere ricordata come una persona, anche qualsiasi, che ha fatto tante cose diverse. Insomma, questa è la cosa che mi piace di più. Ovviamente in questo momento mi piace definirmi ancora un'atleta paralimpica. Ok. Però mi piace tutto l'intro, giusto? Sì, molto semplice, alla fine sono solo un atleta, però in realtà vi dico che c'è dell'altro. Credo che ce la stai facendo, Okay. Sono sulla strada giusta. Sei sulla strada giustissima. Allora iniziamo subito a giocare. Allora oggi così, giusto per variare, puoi pescare o dal letto o dal mio mazzo. Prima dal tuo, secondo me è vai. proprio più forte fortuna. Vai. Ta-da. Vediamo. Descrivi la tua amicizia ideale. Allora, io devo dire che cioè sono una brava amica, Sì. però non sono molto brava a tenere le amicizie in modo costante, a tenerle Sì, accese, diciamo, perché sei occupata, sì, no? sono impegnata, quindi poi Certo. spesso vado in giro così, quindi non mi faccio spesso sentire, cioè non ci sono in tutti i momenti della vita, quindi mi piace una persona, un'amica. È un'amica che c'è sempre, che anche se non vedo per mesi, Certo. infatti la mia migliore amica, insomma, non ci sentiamo anche per lunghi periodi, però poi quando ci rivediamo è sempre uguale la sensazione, quindi deve essere sicuramente una persona disposta a avere un'amicizia così e non gelosa in questo senso. Sono molto Perché, insomma, d'accordo, è vero. le amicizie poi a volte Sì, si creano dei rapporti anche un po' strani, invece sicuramente devo avere una persona così accanto, una persona che mi dà energia, che voglio fare un sacco di cose, ma allo stesso tempo che è capace anche di quei momenti in cui ho bisogno di fermarmi, cioè anche se sto 3 giorni Certo. con lei, di aiutarmi a rilassarmi Certo. e basta. È proprio quell'amore incondizionato, ovvero che tu ci sia al compleanno, non ci sia, insomma. No, infatti cambia poco, ci amiamo e basta. Hai perso delle amicizie per questa cosa, per i tuoi viaggi continui? Diciamo che un po' poi nel tempo sì, si sono lasciate un po', cioè non è che l'ho persa in modo netto, però sicuramente un po' si sono un po' poi lasciate andare. E quindi... tu credi nell'amicizia? Questo è tipo, io adesso ti faccio l'intervista. Ciao, tu credi nell'amicizia? Sai, quella che inizia dall'infanzia, che dura per tutta la vita? O credi, perché ti spiego, te lo chiedo perché io credo che le amicizie si evolvano, per cui sì, ho degli amici da sempre, ma sono un paio. E invece credo che crescendo, no, io penso di evolvermi sì. e per quello cerco sempre persone che siano nello stesso stato di evoluzione in cui sono io. Sì, assolutamente, anch'io non ho nessuna amica stretta o amico stretto dall'infanzia, quindi c'è qualcuno ovviamente, però non persone a cui sono legate in modo intimo, particolare adesso, quindi assolutamente, cioè, ci sono 1000 fasi della vita e 1000 persone che incontri al momento giusto, quindi è giusto farsele amiche e amici nel momento giusto, insomma, poi ognuno di noi Poi soprattutto dicono l'amicizia, gli amici sono la famiglia che ti scegli, no? Per cui già la famiglia te la devi tenere. Esatto, quindi almeno le amicizie ci diamo del tempo, delle possibilità di cambiamento, se no come funziona? Devi firmare il contratto all'inizio poi ti trovi fregato. È vero, no? Cioè anche lì dobbiamo essere obbligati, no? Sono d'accordo, ho la stessa idea. Anch'io ho perso delle amicizie perché viaggiavo, quando ho iniziato a fare la modella, ma c'è il mio compleanno, e io ero a New York, no? E poi facciamo le gelose e questa cosa era troppo per me, perché già avevo lo stress del lavoro, dei viaggi. Sì, comunque poi anche a te non fa piacere mancare in certi momenti, cioè almeno per me, nel senso, ok, che sai fare delle cose bellissime, importanti, però anche perderti le cose normali, le cose belle, delle amicizie, della famiglia, insomma, è sempre un po' un dispiacere, quindi già a me dispiace perdermi i compleanni, le cose, se in più mi devi fare anche sentire in colpa, è vero. Non è un rapporto che può funzionare. Non è vero. E in più per me un'altra roba è che adesso essendo mamma e abitando all'estero,
la amicizia mia ideale è quella proprio che diventa famiglia, nel senso che quando io sono, ad esempio adesso sono qua e mia figlia è a Los Angeles, no? Ho un'amica, per dirti, che ieri mi ha scritto un messaggio tipo: dove sono le chiavi della macchina, che ho bisogno della tua macchina? Io ho detto la faccia è Va bene, rilassatissima la mia amica Rachel, però è quella roba lì, perché se mia figlia avesse bisogno di qualsiasi cosa veramente tu sai che lei c'è. sì, ci siamo sempre le une per le altre, eppure non ci dobbiamo sentire sempre tutti i giorni. Esatto, sì, anche per me è così. Bene, comunque io ce le ho queste amiche ideali, tu ce l'hai? Io sì. Bene, meno male. Per ora sì, poi chissà nella vita, però sì, ce l'ho No, assolutamente. sì. Allora, bene, adesso tocca a me. Allora, io invece Vai. pesco da qua, non lo so perché, ma mi attira questa. Ah, ti reputi una persona tollerante? Dipende. Tu inizia tu che... No, io dipende molto dal contesto, cioè sono tollerante un sacco in determinate cose, però mi rendo anche conto che sono proprio una scassaballe in tante altre, cioè proprio poca pazienza in altre cose e non tollero, insomma, il non riuscire a pensare agli altri, all'impegnarsi per gli altri, cioè insomma io sono una molto che pensa continuamente a di cosa hanno bisogno gli altri, si impegna per questo anche se sono stanca, se ci sono cose da fare lo faccio. E chi non lo fa mi dà molto fastidio, sì. Soprattutto chi non riesce a capire questa cosa mi... No, io sono proprio intollerante. Sono intollerante delle persone, ma che si può dire senza sembrare proprio una persona brutta? È difficile, giocatela bene. No, però per me, ad esempio, cioè, io sono molto black and white, cioè, tipo, se tu, non lo so, ad esempio... Tanto un esempio a casa, però se qualcuno ha delle visioni politiche molto differenti dalle mie o estreme nell'altra direzione, io proprio zero, non puoi essere mia amica. Su quello sì, infatti dipende molto dai contesti, cioè assolutamente chi ha una visione su degli argomenti di valore proprio diversa, lontana dalle mie, non ho conversazione, quindi per me... Sì, ecco, anch'io, è vero, è una questione proprio di valori, ecco, sì. Se qualcuno ha valori diversi non mi interessa neanche provarci, ecco. No, sì, stessa cosa. Sì. Poi vabbè, nelle cose più sottili invece di quotidianità è un po' diverso, però sì, su questa scala dei valori importanti. Io anche su quello, ecco, perché tipo con mia figlia, su certe cose, no? Cioè, io ad esempio sono molto ordinata e ho una figlia teenager e l'unica cosa per cui litighiamo che è disordinata, per cui ecco, anche sono intollerante Però secondo me è normale, cioè tipo io adesso sono molto ordinata e con mia madre litigavo, e mio padre poi che è super ordinato litigavo tantissimo da teenager così. Però poi insomma è un periodo, quindi devi portare un po' di pazienza. Fumare, adesso sono super intollerante alle persone che fumano. Vabbè, quello ci sta. Brava, quello anch'io. Sì, a me alla fine sono un po' una scassaballe. Sì, lo siamo un po', quindi va bene. Vabbè. Secondo me serve un po' nella vita essere scassaballe, se no... Sì, almeno definiamo dei gusti, se no, cioè, nel senso dei gusti o comunque, no, capisci? Non ci giustifichiamo, no, però non c'è troppo. bisogno. Se no passiamo alla parte del torto. Va bene, basta, allora Così. passiamo alla prossima È giusto carta. essere un po' scassaballe, basta. Allora, pesco io anch'io da qua. Vai. Sì. Qual è la lezione più importante che una relazione passata ti ha insegnato? Oh. Questo è veramente difficile, perché prima di tutto ce ne sono una lista di cose che ho imparato. Di cose o di relazioni? No, relazioni non troppo, devo dire, però di cose sì. Cioè delle relazioni il giusto, però di cose che ho imparato un tot. Devo pensare se positive o negative. No, allora, che mi ha insegnato sicuramente a essere più tollerante, me l'ha insegnato una relazione passata, perché prima non lo ero affatto e avendo una relazione con una persona totalmente diversa da me, mi ha insegnato un po' questo. E poi una cosa che tra l'altro ti avevo sentito dire e mi ha un po' colpito molto, perché tipo, come se me l'avesse detto la mia psicologa, mi ha detto, oddio, mi è colpita, del fatto di accettare l'amore che arriva, dell'essere la prima persona che ti ama, ti fa sentire amata, un po' accetti quella cosa, capito? Guilty, colpevole. Io ho detto beccata. E sicuramente le ultime relazioni che poi un pochettino a posteriori, guardando indietro, ho detto, ok, cioè quella relazione ho accettato solo perché avevo bisogno di sentirmi amata, mi sono sentita amata, ho detto ok, ma non avevo scelto io quella relazione in qualche modo. E ovviamente mentre sei dentro la relazione magari non te ne accorgi troppo. E tu credi quindi di aver imparato adesso la lezione? Non lo so assolutamente,
Però è una cosa che so, posso È dire vero. questo. Poi se Sì. riesco a metterlo in pratica È non sono vero. sicura. La Neanche lezione imparata, Esatto. teoria passata. Pratica ancora c'è da Vediamo. lavorare. Non lo so, però è una cosa veramente difficile, è anche difficile capirlo, no? Penso Certo. in una situazione... È vero. Perché questi ormoni dell'innamoramento, a quanto capito? pare... E tu dici no, ma sono io che sono innamorata. In realtà, Sì, in sì. realtà dopo un po' di tempo dici ma ero io, era quella persona che mi ha fatto sentire amata, quindi ho detto ok, io non lo so. Non si capisce Difficile. niente. Vabbè, prima o poi, Questa è la forse. natura che vuole far andare avanti questa specie umana e per E cui ci ci fa incastra diventare così. stupide all'inizio, capito? Per cui non è È colpa tua, non è rovinata. colpa mia, non è colpa Degli è colpa ormoni della natura. Vabbè, allora io la natura la perdono. Ah, Cioè, va bene. assolutamente. Io no, invece sono Sì. è nella lista dei Nella lista risentimenti. No, assolutamente. No, scherzo, però no, la natura la perdono, gli ormoni non li ho No, ancora ok. perdonati da donna, no. Tu li hai perdonati gli No, ormoni? no. Che palle sti No, ormoni, infatti no? ho una paura di queste carte perché sono in preciclo, ho una paura che i miei ormoni mi facciano piangere da un momento all'altro, No! cosa probabile, quindi sì, in queste situazioni li odio. E una cosa che odio tantissimo è che io risento tanto appunto del ciclo, degli ormoni che ho, e io quando devo litigare, che voglio farla, cioè voglio impormi in un certo modo, poi mi viene da piangere. No, Ma veramente? sì, ho questa cosa, ma io non voglio piangere, cioè io non sono triste, mi viene da piangere tipo dal nervoso quando litigo, Certo, capito? capisco. Soprattutto in determinati momenti del mese e io mi arrabbio tantissimo perché poi la persona che ho di fronte si concentra sul fatto che io piango e abbassa diciamo il tono della discussione, magari mi prende un po' così perché sto Certo, piangendo, ti prende pensa sul che sia un serio. momento mio. Invece io O ti no, prende per la lunatica, no? esatto, io Tipo, sono sai. arrabbiata e basta, e ho ragione, ok? Sì, E quindi sì. sì, questa cosa mi dà un sacco Sì, fastidio. anch'io, io li odio gli ormoni, guarda. Sì. E in più anche questa cosa, quando sei in una relazione, no? Dici, ma l'ha capito, no? Che ogni mese ci sono gli ormoni? No! Sì, ma quello non riesco a capirlo anch'io a volte, devo dire. Cioè, a volte mi rendo conto che sono un po' nervosa, dopo dico, forse È per vero, quello. anch'io per me è sempre sorpresa, non so mai Sì. quando mi vengono le mestruazioni, anche se vengono molto regolari, per me io sempre sorpresa. Anch'io non ho idea, sì. Infatti poi dico, ma sono così nervosa, dico, oddio, per quello dovrei contenermi un pochettino, forse dovrei cercare... No. È tutto Sì. da incolpare sugli ormoni. Sì, Mannaggia, ok. se no saremmo È una perfette, tua saremmo grande anche battaglia, tolleranti. sento. Sì. Ce l'hai proprio con gli ormoni. Sì, perché tutti i miei difetti vengono solo dagli ormoni, Ok. se no sarebbe... Vabbè, buono, dai, non sei una di quelle persone che dicono che tutti i difetti vengono dalle stelle, dal segno, dalla luna. No, perché io ci ho avuto un periodo, esatto, dopo che ho detto, vabbè, dai, magari qualcosa posso prendermi la colpa, vabbè, la responsabilità del fatto che sono effettivamente così. Sì, che segno sei? Sono pesci. Ah, come me, Come mi te, ricordavo, sì. infatti, che tipo ti Vabbè, avevo scritto infatti anche siamo tu perfette, pesciolina. Ma è per quello allora che piangi sempre. E dici? No, Ok. secondo me sì, almeno quella cosa del piangere sempre, invece Sì. di cosa sono le stelle, è il fatto mio che sono segno. pesci. Può essere. Vabbè, dai. Vabbè. Allora, comunque non è colpa mia, è colpa del segno. No. Brava, Perfetto. no, non è mai colpa nostra. Allora vado io. No, sì, tocca a me? Sì, tocca a te. Questa qua che mi sta guardando. Ah, bello. Che tipo di persona vuoi diventare? Carina. Allora, vorrei diventare una persona che non si stanca, anche se penso che sia impossibile perché sono già stanchissima della vita, però vabbè, una persona che non si stanca. A volte vedo queste persone che fanno 200.000 cose in un giorno, anch'io ne faccio tante, ma io sono stanca, cioè le faccio e accuso il colpo, non so come dire. Io invece voglio essere una di quelle persone che non si stanca, che riesce a fare 1000 cose e quindi in realtà una persona che sogna tantissimo, che riesce a incastrare 1000 cose nella vita, che riesce a portare avanti un sacco di progetti. Questo sicuramente Praticamente è una tu ti cosa. stanchi perché veramente fai un miliardo di cose. No, non lo so. Secondo me ci sono persone che fanno più cose di me e non sono così stanche. Ma secondo te Cioè, perché? io Perché lo proprio- vedi su Instagram che non No, sono no, stanche, di la verità. No. Vabbè, Instagram certo non aiuta in questo Vero. verso, perché vedi sempre queste persone che fanno 200.000 È cose e dici, vero. magari sono invece foto di un mese messe insieme, rubate, incastrate in È una vero. giornata. Ma tipo, posso farti una domanda? Perché mi è Certo. venuto in mente adesso mentre parlavamo. A me è venuto in mente il nome di una persona che a me fa questa impressione. Vediamo se è la stessa. No. Al 3? 1, 2, 3. Chiara Annabelle Frani. Russo, no?
Più o meno il mood è Il quello. mood è quello, sì, Anna Dello Russo è vero. Anna Dello Russo caspita, no, cioè io non incredibile. ce la faccio con lei. Alle 5 a fare yoga, alle 6 a correre, È poi vero. nuota, poi fa Che 1000 lavori. energia. Lei ha un'energia Mamma che io mia. invidio È tantissimo vero. proprio. E anche Chiara, perché Anche in Chiara, effetti anche sì. lei è sempre presa bene, cioè non è che dici, Sì, sì. caspita, sempre a fare qualcosa, Però sempre secondo me persone tipo, a me dà intorno. l'idea che Chiara invece riesce a prendersi i suoi tempi in cui si rilassa, in cui non fa niente. Non molti sicuramente, perché ha una vita così piena di cose. Però invece Anna Dello Russo è proprio una che secondo me non vuole riposarsi, È cioè vero. è troppo carica. Infatti quando l'ho conosciuta gli ho detto, ah ma sai vado a correre, ti vedo tutte le mattine, mi dai un sacco di energia. E fa, ah allora andiamo a correre insieme. E ho detto, Tutti- oddio, adesso mi sveglio alle 5 per andare a correre. Medaglia olimpionica, però tipo Tu non immagini? riesce a stare dietro Ah, alla- Anna Dello Russo, cioè no, secondo me è tutto vero, capito? Ho paurissima di questo test. Penso che non lo farò Dovresti mai. filmarlo però, Sì. fammi sapere quando fate il test, Esatto, dimmi chi sarebbe vince. carino. Ah, andiamo tutte e tre a correre. No, vabbè, così giocate facile, almeno, almeno capito? contro Devi qualcuno aiutare. vincete, che sono... Mi salvi almeno, capito? Se poi c'è Anna che mi batte, dico vabbè dai Bianca, però Sai, la vedo in difficoltà. sono stata indietro. Allora, abbiamo tempo secondo me per un'altra carta, Veronica. Però Vai, la prendo dal mazzo. vai, però. prendila dal Un mazzo. po' mista, però la prendo dal mazzo. Oddio, Vediamo. vediamo cos'è. Oh, aspetta, intanto guarda cosa c'è Ho dall'altra visto in parte. power. Be in power. Mi Bellissimo. piace. Cosa dice? Hai mai pensato di non essere abbastanza? Be in power. Sì, cioè insomma chi sono io per dire di no, però me lo sono anche dimenticata, cioè secondo me una delle mie più grandi fortune nella vita è che mi dimentico un sacco di cose, cioè che il giorno dopo resetto tutto quello che è successo e riparto veramente da zero, qualsiasi brava. cosa sia successo, non so se è una fortuna o una sfortuna, perché a volte insomma mi succedono delle cose un po' così, io no, non fa niente, me lo sono già dimenticate, vado avanti, insomma che a Vabbè. volte insomma non Però è il se massimo. ti fa essere serena, ben Sì, quello sì, venga. cioè mi aiuta a godermi comunque quello che arriva, Perché il capito? peggio è Perché sì. rimuginare sulle cose. No, infatti non sono una di quelle persone e sono molto contenta di quello, però ci sono tante situazioni in cui non ti senti abbastanza, soprattutto anche nell'ambito sportivo, soprattutto nel momento in cui a 15 anni io sono diventata una ragazza disabile e all'inizio ovviamente, anche se adesso ho un'attitudine diversa, all'inizio Certo. ti trovi in tanti contesti che dici ok, ma qua cosa faccio? Cosa faccio io? Che valore riesco a dare in questa situazione? E questo insomma ovviamente ti fa un po' pensare. Poi per fortuna capisci che ne puoi dare ancora di più e solo in Certo. una forma diversa e quindi questo mi ha aiutato molto. Poi nell'ambito sportivo non sentirti È sei difficile, no? abbastanza. Perché o arrivi prima o non sei abbastanza. Sì, No, capito. scusa. Io mi posso dimenticare Però- la faccia del mio allenatore che era felicissimo, Sì. ma quando io sono arrivata a Tokyo che ho preso la medaglia, cioè che io ero veramente troppo contenta, emozionata, ho pianto anche lì per Vabbè, settimane. certo, ma lì di felicità, non di Esatto. rabbia. No, di gioia così. Io arrivo, lo abbraccio, lui tutto emozionato e lui mi guarda e fa ma potevi fare un po' di più secondo te? Non è vero. E io no, vabbè, cioè ma scusa, Ma dai, io ma come 5 si chiama questo allenatore? No, Antonio, è un Ma cuore, Antonio, bravi. allora adesso tutti contro Antonio. No, è bravissimo, solo che capito, lui mi spinge sempre Certo. a non sentirmi mai arrivata Fa in il suo qualche modo, fa il suo lavoro. Però ti giuro, dopo 5 anni di ciclo paralimpico in cui ti alleni solo con questo obiettivo, questa gara, Certo. io prendo la medaglia che era l'unico mio vero obiettivo grande Certo. e lui mi dice ma potevi fare qualcosa in più? Io no, vabbè, non ci posso credere. Lasciami essere abbastanza. Sì, guarda, sono oggi. contenta, basta, cioè per me va bene così, ho fatto. Anche per me. Esatto. Solo per Antonio non l'hai fatto abbastanza. No, anche mio padre Ah, tuo si mette padre in è questo- anche sì, un po' mio padre. critico. Ah, No, mio padre è proprio quello che mi spinge tutte le volte a essere il meglio, se no non va bene. E a te diciamo che questa cosa non fa un po' arrabbiare? Cioè nel Sì, senso, un perché io non sacco. sono una che prende il criticismo bene affatto. Ho imparato, una relazione passata mi ha insegnato a prendere il criticismo in modo costruttivo, perché in effetti si può imparare, no? Però la mia prima reazione è di dire, No, anch'io un po' così, ma stai dicendo a me, scusa. certo, No, però va bene in modo costruttivo, ma le critiche che ti mettono stress e ansia non mi vanno bene. E mio padre invece è meraviglioso, ma è molto bravo
a iniettarti lo stress con delle critiche, cioè ma hai fatto questo oggi, ma questo, però lì potevi fare questo, e quindi ti mette molta ansia Certo. del riuscire a fare meglio sempre le cose, quindi questa cosa io dico, devi smetterla, tutte le volte litighiamo per questo di base. No, però è così, no? Cioè Sì, io vabbè. vedo come mia mamma, nessuno mi mette l'ansia, no? E per cui le relazioni più vicine sono quelle che Esatto. push Però the mi ha button. aiutato anche molto, cioè anche in certi Certo. momenti in cui io non riuscivo a ingranare la marcia, la sua insomma voglia di spingermi in realtà mi è servita Perché tanto. comunque non ce n'è, io non so, anzi, vedi che ho ancora risentimento per la natura, perché non ce n'è, che alla fine è naturale che cresciamo nei momenti di difficoltà, no? O dalla critica, o comunque è sempre, nel Sì. senso, la crescita maggiore è la difficoltà che ci troviamo, no? Sì, l'ostacolo che poi ti Quella è la permette. natura, che non poteva Non poteva dire decidere che alle feste ci saremmo trovate poi delle persone migliori Sì, dopo, no. No, nelle fatiche, nelle difficoltà, vabbè. Mannaggia, vabbè, però pazienza, accettazione prima di Sì. tutto. Allora, Però hai volato, ma siamo già arrivati alla fine. Io voglio leggere tutte le domande, voglio rispondere a tutte. Un giorno adesso mi sto organizzando, facciamo un Twitch, ci mettiamo qua tutta notte, che facciamo room bello. service e piano piano ci facciamo tutte Bellissimo, le domande. Ti un piace? pigiama party Hai con le detto domande. bellissimo, e per cui abbiamo la prima vittima di questa idea che ho avuto sarà la Veronica. Ma che Va bello, bene? davvero. Io tipo poi che vado a dormire alle 9, per cui tipo dopo 10 minuti Anch'io di sì, diretta saremo qua con le Red Bull, tipo con le occhiaie fino a qua. E tutti che ci faranno gli screen. Oddio, guardate le Che facce sfigate. di Bianca Valti, Veronica Iocco. Vabbè. Dai, Grazie, salutiamo Bianca. tutte, grazie mille per averci viste, grazie mille Veronica, Grazie perché sono veramente veramente felice di essermi fatta questa chiacchierata bellissima e di averti vista finalmente Parlando un pochettino. Sì, infatti, perché era raccontandoci. sempre tipo ciao, così di sfuggita. Bello, grazie davvero. E sei ancora meglio di quello che avrei potuto Secondo me immaginare. siamo molto simili, questa Sì, è la sì, cosa. è vero. Adesso guarda, Perché siamo glielo dei dico, pesci. che quando parlava la Veronica gli veniva, oh, mamma mia, la grammatica oggi, le vabbè. venivano gli occhi lucidi, per cui lì è proprio detto, è vero che era pesci, le l'avevo scritto su Instagram, perché anche a me spesso. Tutto vero, sì. Adesso mi vengono gli occhi lucidi Sì. di nuovo. Allora niente, è finita, ciao! Ciao.